Buongiorno ragazzi, buongiorno amici e benvenuti. In questa lezione parliamo della magia nell'umanesimo e nel Rinascimento. Naturalmente abbiamo fatto cenno, abbiamo trattato, sia pure in maniera superficiale, la magia, alcune caratteristiche insomma della magia nell'umanesimo e del Rinascimento, relativamente ad alcuni personaggi a cui abbiamo dedicato lezioni apposite. Però adesso approfondiamo e cerchiamo di occuparci proprio in maniera specifica del problema importantissimo della magia rinascimentale. La magia è una caratteristica fondamentale dell'umanesimo e del Rinascimento. In realtà la connessione tra la filosofia e la pratica magica è costituita molto spesso dall'animismo, dalla dottrina dell'animismo, cioè di una teoria che vede al fondo di tutti i fenomeni naturali un'anima pensante, come sostenevano i vari Ficino, Telesio, Campanella, Giordano Bruno, di cui parliamo in dettaglio in altre video lezioni. Anche la magia, nell'ambito dell'umanesimo e del Rinascimento, è critica nei confronti della tradizione aristotelica, come lo sono Telesio, Campanella, Bruno, ma la magia non riuscirà ovviamente a mettere in difficoltà l'aristotelismo nelle università. E questo sarebbe stato impossibile non soltanto per la forza della tradizione aristotelica, per la sua malleabilità, per la sua capacità di rinchiudere al suo interno tante tendenze all'interno dell'insegnamento universitario, ma anche per il carattere stesso del sapere magico. Esso infatti, il sapere magico, si rinchiude nella segretezza, si rivolge a pochi iniziati, ha un'impostazione aristocratica che disprezza il volgo, il sapere magico rifiuta la diffusione, rifiuta ogni forma di collaborazione e quindi in realtà il sapere magico rifiuta anche l'idea di un vero e proprio insegnamento. Infatti i libri di magia sono scritti in un linguaggio volutamente oscuro. La verità del mago è una verità segreta. Queste caratteristiche distinguono la magia dalla scienza moderna. La segretezza, l'oscurità, la voluta incomprensibilità dei testi, il rifiuto della pubblicizzazione dei risultati, il rifiuto del lavoro di equipe e così via, sono caratteristiche che differenziano la magia dall'impostazione della scienza moderna, però vedremo che ci sono altre caratteristiche molto importanti che avvicinano la magia alla scienza moderna. Non è vero che magia e scienza moderna sono due cose in contraddizione. C'è una continuità tra la magia e la cosiddetta scienza moderna, il metodo o la mentalità scientifica moderna. Cercheremo di spiegare questo concetto fondamentale. Il mago a cosa crede? Il mago del Rinascimento. Il mago del Rinascimento crede che tutte le cose siano animate, che tutte le cose si colleghino, si connettano, si corrispondano, si richiamino, si attraggano, si respingano in base a simpatie e antipatie. Nell'universo, questo dicono i maghi, tutto è in connessione con tutto, tutto è segno di qualcos'altro, anche il microcosmo si connette con il macrocosmo, anche l'essere umano possiede in sé realmente e simbolicamente tutto l'universo. Ricordate cosa diceva Marsilio Ficino e in proposito il mago nella sua eccezionalità si immerge, si identifica con questo spirito che tutto pervade. Il mago non ha un rapporto con la natura come quello che ha un soggetto conoscente con un oggetto conosciuto. Il mago non ha un rapporto distaccato con la natura, al contrario, il rapporto del mago con la natura è un rapporto di amore, un rapporto di fusione grazie al quale il mago opera e dirige le forze segrete che muovono dall'interno la realtà.
la realtà naturale. La magia esprime un desiderio di dominio, un desiderio di potenza sulla realtà. Tali caratteristiche si esprimono, attenzione, nel Cinquecento non soltanto nella magia, ma anche attraverso le tecniche portate avanti da artigiani o artisti come Vesalio oppure Leonardo, che invece, a differenza della magia, invece di affidarsi a oscure formule magiche o a talismani, procedono attraverso esperienze pratiche, cercano di dominare la natura attraverso il lavoro collettivo, la circolazione di informazioni. Anche loro, anche questi artigiani come Vesalio e Leonardo che anticipano la scienza moderna, anche loro anticipano la scienza moderna in un modo un po' diverso rispetto a quello che fa la magia. Quindi vedete, considerare il sapere magico, il sapere ermetico nell'umanesimo, nel Rinascimento, significa considerare una pluralità di vie, una pluralità di approcci in cui al sapere magico si affianca anche l'amore e la pratica delle tecniche già viste con una mentalità più vicina alla scienza moderna. L'astrologia e l'astronomia, attenzione, parlando di magia dobbiamo parlare di astrologia e astronomia. Astrologia e astronomia ovviamente dal punto di vista del mago sono la stessa cosa, però astrologia e astronomia sono strettamente intrecciate sin dall'antichità. Attenzione, i corpi celesti venivano visti come divinità destinati a influenzare i corpi terrestri. L'influsso astrale si può determinare, da qui la credenza, che per esempio era molto diffusa tra gli antichi romani, dell'astrologia giudiziaria, cioè dell'astrologia che può emettere un giudizio, l'astrologia che determina giorno per giorno la posizione degli astri in modo da conoscere gli influssi negativi che ricevono gli individui e in modo da conoscere quali eventi accadranno in futuro. Questa visione dell'astrologia, l'astrologia giudiziaria tipica degli antichi romani, è ovviamente una visione deterministica. Si tratta di un rigoroso determinismo. Nell'antichità questa visione deterministica dell'astrologia viene accettata, per esempio, dagli stoici, da molti, ma non da tutti. Per esempio, altri non sono d'accordo, per esempio i neoplatonici, che vedono nei cieli dei segni, più che delle cause strettamente necessarie degli eventi del mondo. Quest'ultima interpretazione, cioè vedere negli astri dei segni di qualcosa che potrà accadere, diventa ovviamente maggioritaria nel Medioevo, perché il rigido determinismo astrale sarebbe in contraddizione con il libero arbitrio, inficerebbe la teoria tipicamente cattolica del libero arbitrio. Nel Rinascimento l'astrologia incontra una rinnovata fortuna. Marsilio Ficino, di cui abbiamo parlato ampiamente nella lezione a lui dedicata, Marsilio Ficino, il grande neoplatonico fiorentino, Marsilio Ficino assertore dell'organicismo, dell'animismo, della connessione universale tra tutte le parti dell'universo, caratteristiche che ho richiamato prima, propone un'astrologia contraria al determinismo, credendo possibile influenzare gli astri a vantaggio dell'uomo. Invece Pomponazzi, vi ricordate, ne abbiamo parlato, anche qui abbiamo fatto una lezione apposita su Pomponazzi, crede ad un rigido determinismo astrale. Vi ricordate che riguarda persino le religioni, persino il cristianesimo. In questi anni però l'astrologia viene criticata ripetutamente, sia dalla Chiesa cattolica sia dai protestanti e anche da personaggi, vi ricordate, come Pico della Mirandola. Pico della Mirandola accusa l'astrologia di mancanza di fondamenti, di mancanza di dottrina, e Pico della Mirandola condanna
l'astrologia come incompatibile con il libero arbitrio dell'uomo. Lui condanna anche l'astrologia del suo maestro Marsilio Ficino, appunto come una forma di inaccettabile determinismo, che ne dicesse Ficino, che negava questo, no? Ne abbiamo parlato anche qui nella video lezione dedicata a Pico della Mirandola. Perché la magia anticipa la scienza moderna? La magia anticipa la scienza moderna, per quanto possa sembrare strano, perché rifiuta il carattere soltanto contemplativo della filosofia aristotelica o di altre filosofie, di altre teorie. La magia ricerca una capacità operativa, ecco, una capacità operativa sulla realtà. La magia sogna e desidera di modificare la realtà. La magia ricerca il raggiungimento di un potere sulla realtà. Ci sono numerosissimi studi ormai che hanno messo in evidenza il nesso tra la magia e la scienza moderna. Come ho detto prima, c'è continuismo tra magia e scienza. La scienza anch'essa porta avanti un desiderio di potenza, di modificazione sulla realtà naturale. E quello stesso desiderio di potenza, quella stessa capacità operativa che è tipica della magia. Naturalmente la scienza moderna rifiuterà alcuni aspetti della magia, la segretezza, il linguaggio oscuro, le sue caratteristiche di eccezionalità, sostituendole con la chiarezza, il rigore, la pubblicità dei risultati, le strategie razionali. Tutto ciò però non vuol dire che non ci sia un nesso, che non ci sia una continuità accertata da ogni tipo di studi tra la magia e la scienza moderna. Il passaggio dalla magia alla scienza moderna avviene gradualmente e avviene anche grazie, attenzione, ad alcuni maghi che naturalizzano la magia, che fanno somigliare la magia alla scienza moderna. Andiamo a vedere, sia pur brevemente, alcuni di questi personaggi, di solito ingiustamente sottovalutati. Ad esempio, noi abbiamo Gerolamo Fracastoro. Gerolamo Fracastoro è un mago vissuto tra il 1478 e il 1553. Nel suo libro De Sympathia et Antipathia Rerum, vediamo se riesco a scriverlo, sulla simpatia e sull'antipatia delle cose, volendo potete leggere il titolo anche alla greca, De Sympathia et Antipathia Rerum, è la stessa cosa. Cosa dice in quest'opera? Fracastoro interpreta la forza che unifica l'uomo e gli altri enti naturali in termini fisici, non in termini spirituali. Inoltre per lui, attenzione, i fenomeni avvengono attraverso flussi e scontri di atomi che hanno un urto diretto tra di loro, questi atomi. Inoltre, attenzione, Fracastoro parla di alcuni fenomeni tipici che poi saranno portati avanti dalla scienza moderna. Parla del contagio, anticipando addirittura il moderno concetto di microbo che sarà approvato, che sarà accettato soltanto secoli dopo. Quindi vedete, personaggi come Fracastoro hanno delle teorie magiche, alchemiche, occultistiche, un po' strane, un po' incomprensibili, però contemporaneamente si occupano di fenomeni naturali e se ne occupano in maniera razionale e scientifica, e quindi c'è un po', ecco, una mistura tra la magia e la scienza. C'è una magia che tende progressivamente, insensibilmente a diventare scienza. Questo in Fracastoro, così come anche in altri personaggi, in Gerolamo Cardano. Gerolamo Cardano è un importante mago del Rinascimento, anche lui vive tra il 1501 e il 1500
76, d'accordo? Gerolamo Cardano esprime numerose teorie magiche, ma raccoglie, attenzione, anche numerose osservazioni empiriche. Per esempio, quello che ha stupito moltissimi studiosi è che nella sua Ars Magna, Arte Magna, Ars Magna, un'opera appunto di Cardano, egli fornisce il metodo per la soluzione delle equazioni cubiche. Quindi non solo un mago, ma anche un ottimo matematico. Gerolamo Cardano nelle sue opere porta avanti osservazioni empiriche, non soltanto teorie magiche. La stessa cosa avviene in Giambattista della Porta, un altro personaggio importante del periodo. Giambattista della Porta è un mago importante che avrà anche numerosi discepoli importanti, influenzerà molti personaggi. Giambattista della Porta vive tra il 1535 e il 1615. Giambattista della Porta. Anche lui scrive, ci lascia tutta una serie di teorie magiche, però oltre alla magia c'è qualcos'altro. Troviamo per esempio un rigoroso trattato scientifico quale nel 1593 il De Refractione, sulla rifrazione, il De Refractione. In questo trattato le proprietà rifrangenti delle lenti sono esposte con precisione, quindi vedete non più magia, non tanto magia quanto qualcosa che somiglia alla scienza. Nel trattato Magia Naturalis del 1558 lo stesso Della Porta considera la magia, vede la magia non più come artefice, ma come esecutrice della natura. Anche Della Porta si basa su rapporti di simpatia, antipatia e su influenze astrali, ma Della Porta ormai è riconosciuto da tutti. Della Porta ha anticipato numerose invenzioni e scoperte scientifiche moderne. Anche in Paracelso, di cui parleremo dopo, per cui non vi do la data di nascita e morte perché ne parleremo in seguito, alla fine della lezione, trattando un aspetto ben preciso della magia, quindi Paracelso lo rinvio un attimo a dopo. Anche in Paracelso, come in tutti questi nomi, ecco, che vi ho fatto velocemente, troviamo questa cosa, cioè questa ambivalenza tra l'occultismo della magia e una visione più moderna e scientifica. In tutti questi autori di cui vi ho brevemente parlato, la magia tende a diventare indagine naturalistica controllata dalla realtà, ovvero scienza nel vero senso del termine, nel senso moderno del termine. La magia naturale viene vista come la parte pratica della filosofia naturale. Cioè, molti maghi sostengono che la magia non è altro che un completamento della filosofia, della conoscenza. Magia naturale. Attenzione, molti personaggi hanno interessi a distinguere la magia naturale da altre forme considerate deleterie e condannabili di magia. Molti maghi rinascimentali, attenzione, per evitare ovviamente accuse di stregoneria, di occultismo, di satanismo, distinguono la propria magia chiamandola magia naturale o magia bianca, cioè dicendo è una magia buona, compatibile col cristianesimo, la distinguono dalla magia demoniaca o magia nera. Che cosa dicono questi maghi che si presentano come maghi buoni, no? Come maghi bianchi? Sono la maggior parte dei personaggi di cui abbiamo parlato anche in altre lezioni.
La magia bianca, secondo loro, attenzione, non pretende di compiere dei miracoli, non pretende di violare l'ordine della natura voluto da Dio, magari di violare l'ordine della natura eh, anche con l'intervento dei demoni, con l'aiuto dei demoni. Loro dicono, questi maghi bianchi, che la magia naturale non fa altro, attenzione, che attivare qualità naturali già presenti nelle cose. Quindi loro dicono, noi non andiamo a violare l'ordine della natura, a pervertire, andare a fare miracoli, a smentire la volontà di Dio. Il mago naturale è semplicemente qualcuno che conosce delle caratteristiche nella natura che possono potenziarla. Il mago naturale conosce delle forze, delle energie della natura che possono essere innescate, a differenza di quelli che maghi non sono, che non hanno questa sapienza. Quindi la magia bianca, vista come qualcosa di positivo, come appunto una possibilità di attivare delle forze e delle energie e delle qualità naturali già presenti nelle cose attraverso il solito meccanismo di simpatia e di antipatia per produrre, attenzione, dicono i sostenitori della magia naturale, effetti positivi contrapposti agli influssi celesti negativi. Abbiamo già parlato della magia naturale abbiamo già accennato, no? In Marsilio Ficino, in Picco della Mirandola, magari ora ne parleremo più nel dettaglio. E ad ogni modo, forse qualcuno di voi ha già capito che questa distinzione tra magia naturale, magia demoniaca, magia bianca e magia nera è piuttosto discutibile, è una distinzione forse ipocrita, è comunque una distinzione sottile, incerta, criticabile. Infatti i maghi naturali pretendono di catturare lo spirito, lo spiritus delle stelle e di incanalarlo nella direzione giusta. Si tratta di influenzare i corpi celesti con inni, preghiere, quindi anche il mago bianco in realtà ha a che fare con gli spiriti, ha a che fare con gli spiriti sia pure positivi, dice non sono spiriti demoniaci, per realizzare qualcosa di positivo, per migliorare la salute, la felicità, l'ingegno, la memoria degli esseri umani. Ma insomma è proprio vero che facendo così non si violano le regole della natura, non si va a snaturare l'ordine della natura, quindi è chiaro che la distinzione tra magia bianca e magia nera è estremamente discutibile. Comunque molti personaggi ci tengono a dire, ecco, la nostra è magia bianca, non è magia nera. Nel 1489 Marsilio Ficino pubblica il De Vita, la sua opera importantissima sulla magia. È un libro di magia ma anche di medicina, perché Marsilio Ficino ritiene che il mago sia fondamentalmente un medico. In questo libro Ficino si rivolge agli studiosi soggetti a malinconia, perché le loro attività astratte, le attività degli studiosi, li spingono ad avere Saturno contro. Ecco, la cosa peggiore che può accadere è avere Saturno contro, e quindi tu ti deprimi e quindi tu ti ammali, e spesso ti ammali di malinconia oppure ti ammali di malattie vere e proprie con dei sintomi fisici. E allora che cosa propone Marsilio Ficino? Quest'opera è piena di avvertenze per evitare piante, erbe, animali legati a Saturno. Bisogna ovviamente evitare
tutti gli elementi che sono legati a Saturno perché sono negativi. Marsilio Ficino ci dà dei consigli per circondarsi di oggetti, attenzione, per circondarsi di oggetti collegati ai pianeti più fortunati, che danno serenità e favoriscono l'attività. Oggetti di cui lui precisa i colori, i profumi, se sono piante, se sono fiori e così via. E ovviamente si tratta di una sorta di astrologia, come ben capite. Inoltre, attenzione, Marsilio Ficino prevede l'uso di talismani. I talismani sono oggetti particolari che lui descrive nella loro variabilità di forma, di grandezza e così via. I talismani sono oggetti che appunto catturano e preservano questo spiritus che viene dalle stelle. Lo spiritus viene dalle stelle e il mago è in grado di catturarlo utilizzando questi oggetti, i talismani, secondo regole precise, in momenti opportuni, con i materiali e le immagini giuste, nella posizione opportuna, nel momento più opportuno dell'anno, e in questo modo si otterrà memoria, ingegno, lunga vita, guarigione dalle malattie, serenità, forza fisica e così via. E quindi vedete, in qualche modo per Marsilio Ficino la magia è una sorta di medicina, d'accordo? Per Marsilio Ficino la magia, come per molti personaggi di cui stiamo parlando, completa l'opera della religione. Perché? Che cosa fa la religione? La religione dà conforto e salute spirituale, mentre il mago dà conforto e salute materiale, d'accordo? Quindi il mago, che è una specie di medico, in qualche modo completa l'opera del sacerdote, completa l'opera della religione. Anche il discepolo di Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, distingue tra magia naturale e magia demoniaca. Come abbiamo già visto, Pico della Mirandola rifiuta l'astrologia, anche l'astrologia del suo maestro Ficino, perché dice che l'astrologia va a inficiare il libero arbitrio, la libertà e la dignità dell'uomo. Il fatto però che Pico della Mirandola, Giovanni Pico della Mirandola, rifiuti l'astrologia non vuol dire affatto che lui rifiuti la magia o la magia naturale. Semplicemente per lui la magia naturale non dipende dall'astrologia, ma dipende da qualche altra pratica. E inoltre, oltre alla magia naturale, c'è anche la magia cabalistica. È importantissima la Cabala nell'umanesimo e nel Rinascimento. Voi direte, ma non è un po' strano? La Cabala è una disciplina ebraica, ma guardate che personaggi come Marsilio Ficino, oppure come altri, per esempio c'era un tedesco che si chiamava Reuchlin, erano molto aperti, conoscevano l'ebraico, conoscevano le opere dell'ebraismo e le apprezzavano. Reuchlin sosteneva addirittura che avrebbero dovuto essere inserite e studiate all'università, e quindi non è un problema il fatto che fosse una pratica ebraica. La Cabala, Pico della Mirandola, ci dice, per quanto riusciamo a capire, ci dice più o meno che cos'è. La Cabala è un'antica dottrina ebraica che ricerca un contenuto nascosto nella scrittura ebraica e nella lingua ebraica. Quindi la Cabala si basa sulle proprietà magiche, sulle proprietà eccezionali della sacra lingua ebraica, dell'aramaico antico in cui sono scritti i libri sacri degli ebrei. Pronunciare determinate parole in un certo ordine, che sono le parole dei testi sacri, le parole della lingua con cui Dio ha creato il mondo, ecco, significa pronunciare le parole che ha pronunciato lo stesso Dio degli ebrei, parole che contengono la vera essenza delle cose, quindi invocando o ripetendo, spesso proprio ripetendo come un mantra,
le parole degli scritti ebraici oppure nomi divini misteriosi che vengono fuori dagli scritti ebraici, il mago, attenzione, cade in una sorta di autoipnosi, una sorta di trance che lo porta alla contemplazione divina. Naturalmente per praticare la Kabbalah ci vuole una grande capacità, ci vogliono anni e anni di studio, di iniziazione. Spesso le pratiche cabalistiche sono un po' come dei giochi enigmistici, perché si tratta di trovare, come vi ho detto, parole ebraiche nelle sacre scritture ebraiche, non soltanto le parole così come sono scritte, ma a volte di cercare parole misteriose, parole che non ci sono in maniera esplicita e che bisogna trovare, come i misteriosi nomi di Dio o altre tipologie di parole. Per fare questo si usano dei sistemi che possono essere un po' come i nostri giochi enigmistici, per esempio il Notaricon. Il Notaricon è una caratteristica della Cabala ebraica che cerca delle lettere, delle parole misteriose attraverso dei numeri, oppure il contrario, attraverso dei numeri trova parole misteriose che sono nascoste nei testi sacri. Quindi si tratta di trovare una corrispondenza tra numeri e lettere. Ricordate un famoso caso di Notaricon? Certo, agli ebrei non interessava perché riguarda il Nuovo Testamento che loro non riconoscono. No, ricordate che si parla del numero della bestia, no? Nell'Apocalisse, l'ultimo libro del Nuovo Testamento, l'Apocalisse di Giovanni, si dice il numero della bestia è 666 e corrisponde a un nome di uomo. Questo è un caso di Notaricon, è solo un esempio che vi faccio. Bisogna, attraverso il numero 666, trovare una parola che è un nome di uomo, e quindi questi numeri cosa bisogna fare? Bisogna moltiplicarli, bisogna addizionarli, bisogna dividerli in numeri più piccoli, insomma una specie di, noi potremmo chiamarlo davvero un gioco enigmistico, trasformare i numeri in parole, quindi si sono esercitati nei secoli gli interpreti della scrittura nel dire che il numero della bestia 666 corrisponde a Nero, cioè a Nerone, il primo persecutore dei cristiani, oppure a Domiziano, un altro persecutore dei cristiani. Ecco, questo è l'esempio, il Notaricon è l'esempio di come attraverso la Cabala si cerchi di trovare nomi oscuri, nomi sacri, nomi magici all'interno dei testi sacri degli ebrei. Non basta però l'attitudine dell'enigmista, naturalmente. Sono necessarie pratiche di stampo ovviamente mistico. E quindi il mago, invocando, ripetendo, pronunciando queste parole sacre dei testi ebraici, come vi ho detto, cade in una specie di trance che lo porta alla contemplazione divina, lo porta all'identificazione con Dio. E voi direte, è la magia nera, la magia demoniaca, e c'è anche la magia nera o la magia demoniaca. È il personaggio fondamentale del il mago nero, il mago demoniaco, quello insomma più famoso di tutti, è sicuramente Agrippa. Agrippa di Nettesheim. Agrippa è il nome latinizzato del suo vero nome tedesco, che è difficilissimo, quindi lasciamo perdere. Agrippa di Nettesheim vive tra il 1486 e il 1535. Scrive un'opera fondamentale che si chiama De Occulta Philosophia. Se lo pronunciate alla greca, De Occulta Filosofia è la stessa identica cosa. De Occulta Philosophia propone una sorta di magia cerimoniale. Il mago, secondo lui, penetra nello spirito della natura, si innalza fino a Dio, impossessandosi della sua potenza creatrice. Quindi qui vedete che già non è propriamente una magia bianca. Il mago, invece di essere sottomesso a Dio, di affiancare il sacerdote, prende in qualche modo il posto di Dio.
Secondo Agrippa, la magia può compiere veri e propri miracoli, dominare la natura, violare le leggi della natura. La magia non può soltanto curare gli ammalati, come dicevano Marsilio Ficino altri. La magia può scatenare eventi, anche eventi negativi, scatenare i venti, smuovere i mari, persino resuscitare i morti, violando le leggi della natura. È chiaro che Agrippa non pone quella distinzione che abbiamo visto prima tra magia naturale e magia demoniaca. La magia per Agrippa non si affianca alla religione, come abbiamo visto in alcuni maghi, abbiamo fatto l'esempio di Marsilio Ficino prima. La magia per Agrippa si identifica con la religione. Il mago è come un sacerdote. Agrippa dice che il mago diventa mago attraverso un processo di dignificazione. Quindi il mago è un individuo eccezionale che si pone al di sopra degli altri esseri umani. La natura conosciuta dalla magia, dice Agrippa, non è basata su leggi fisiche, ma su emozioni, emozioni che penetrano attraverso le parti della natura, collegandole le une con le altre. Il mago agisce, dice Agrippa, attraverso una sapienza che gli permette di identificarsi con lo spirito che penetra tutto l'universo. Inoltre, secondo Agrippa, la natura va affascinata, va persuasa attraverso il linguaggio. Lui dice che bisogna possedere una retorica per affascinare la natura con il linguaggio, attraverso ovviamente formule magiche, ripetizioni di parole, sentenze e così via. E abbiamo parlato prima di Della Porta. Della Porta avrà come discepolo Tommaso Campanella, a cui noi abbiamo dedicato una lezione apposita. Tommaso Campanella. Ma Della Porta sarà molto influente perché anche Giordano Bruno si rifarà alle teorie magiche di Della Porta. Tommaso Campanella, ne abbiamo già in parte parlato nella video lezione dedicata a lui, nella sua opera De Sensum Rerum et Magia, distingue tra magia naturale, magia diabolica e magia divina, quindi esistono 3 tipi di magia secondo Campanella. La magia diabolica è da condannare, invece il terzo tipo di magia, cioè la magia divina, opera soltanto in virtù della grazia divina, anche attraverso i miracoli dei santi o le profezie. E invece la magia naturale opera sulla naturale simpatia e antipatia delle cose e anche sulle influenze astrali. Secondo Campanella, la magia naturale può essere compresa filosoficamente basandosi sullo spazio e sulla sua relativa sensibilità. Ricordate la sensibilità della natura, dell'universo, secondo Campanella. La magia naturale può essere compresa filosoficamente. Lo spazio, dice Campanella, rifugge il vuoto e attira gli enti affinché lo riempiano, ponendoli in relazione e in unità dinamica. Su queste cose può operare la magia. Quindi discepolo di Della Porta, ovviamente abbiamo visto Campanella. Concludiamo con Paracelso, che io ho citato prima, no? Vi ho detto che Paracelso, insieme ad altri di cui ho parlato brevemente prima, come Fracastoro, Cardano e appunto lo stesso Giambattista Della Porta, Paracelso è uno di quei personaggi che è un mago, però in qualche modo tende a trasformare la magia in qualcosa che somiglia alla scienza moderna. Paracelso, mago e alchimista, anche lui insieme a Agrippa è considerato uno, e il secondo, diciamo, importante insieme a Agrippa, dei maghi demoniaci, dei maghi occultisti, dei maghi che violano ogni
legge della natura, che prendono il posto di Dio, che fanno miracoli, possono violare la natura, insomma è vero. E quindi Paracelso certamente esprime tutta una serie di teorie magiche, strane, particolari. Tra l'altro che Paracelso sia un occultista, un mago nero, ecco, su questo non tutti sono d'accordo, perché alcuni storici dicono che non è proprio così. Tuttavia, secondo la tradizione, ecco, i maghi neri, i maghi occultisti, i maghi che operano insieme ai demoni, sono principalmente due nella traduzione, nella tradizione, Agrippa di cui abbiamo parlato prima e Paracelso di cui parliamo ora. Però invece di parlare appunto di tutte le teorie particolari, magiche di Paracelso, a noi interessa di Paracelso, avete già capito, quella caratteristica, quella dottrina che invece lo avvicina alla scienza moderna. Paracelso, per quante cose strane possa scrivere, pensa all'alchimia in maniera diversa rispetto a tanti altri alchimisti. Per lui l'alchimia non è più quella dottrina che cerca, ricordate, questo lo conoscono un po' tutti, di trasmutare, di trasformare il ferro, di trasformare i metalli grezzi in oro. Per lui l'alchimia deve diventare una tecnica di preparazione dei farmaci. Fate attenzione, e come si preparano i farmaci? Attraverso tre sostanze naturali, tre principi fondamentali degli elementi naturali che sono lo zolfo, il mercurio e il sale. Mettendo insieme zolfo, mercurio e sale in certe posizioni, in certe proporzioni, in certe quantità, zolfo, mercurio e sale possono preparare qualsiasi composto, cioè sono alla base di tutti gli altri elementi. Questa, anche se è completamente sbagliata, ma che importa, sarà sbagliato anche il contenuto, per esempio, di un chimico molto più moderno di lui, pervaso di metodo scientifico, quale per esempio Robert Boyle nel 600, il chimico meccanicista Robert Boyle, che importa, è tutto sbagliato, zolfo, mercurio e sale, però l'importante, capite, non è il contenuto, ma il metodo, la mentalità, il sistema. Cioè Paracelso teorizza una chimica quantitativa, non qualitativa, una chimica quantitativa basata su questi tre elementi, appunto, che sono quantitativi, misurabili, spaziali, zolfo, mercurio e sale, che messi insieme in certi modi formano tutti gli altri elementi. D'accordo? Come se avesse parlato, non so, di protoni, neutroni, elettroni. Ci sono elementi di base sottilissimi che messi insieme producono tutti i composti. Cioè l'idea, ovviamente, è un'idea di una chimica quantitativa moderna. E quindi questo è particolarmente importante. Una chimica quantitativa moderna basata sugli elementi e sulle reciproche disposizioni di questi elementi. Quindi una chimica che è del tutto simile, almeno come mentalità, come metodo, come impostazione, alla chimica moderna, una chimica che rifiuta la tradizionale teoria qualitativa galenica dell'equilibrio dei quattro umori fondamentali. E quindi con Paracelso abbiamo un'alchimia chimica e una chimica alchemica, un'alchimia che sta diventando, almeno nella sua vocazione, nel suo desiderio, nella sua speranza metodologica e operativa, un'alchimia che sta diventando la chimica moderna, come in altri personaggi che vi ho citato maghi, abbiamo maghi che stanno facendo in modo che la magia insensibilmente, lentamente, progressivamente nel tempo, che la magia si trasformi in scienza moderna. Spero di essere stato chiaro in questa mia video lezione
sulla magia nell'umanesimo e il Rinascimento, perché si tratta di teorie o anche teorie difficili da sintetizzare che spesso non si trovano spiegate chiaramente e in maniera ordinata nei testi e che a volte magari non sono particolarmente conosciute. Quindi questa pagina invece è importante. La magia, le credenze magiche nell'umanesimo e nel Rinascimento deve anch'essa comparire come uno dei capitoli, come uno dei capitoli, come uno degli stadi della nostra storia, della nostra lunga, molto lunga storia della filosofia. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui, spero che questa lezione vi abbia comunicato qualcosa di interessante e vi saluto, ci vediamo in tutte le altre mie video lezioni, arrivederci.